Nel Medioevo la legge che regolava la successione al trono di Francia veniva fatta risalire al 500 d.C., periodo in cui il re dei Franchi Clodoveo la fece redigere per la popolazione dei Franchi Sali, stanziati negli odierni Paesi Bassi. Il codice che regolava la successione al trono recitava: nessuna terra può essere ereditata da una donna, ma tutta la terra spetta ai figli maschi. Nel 1323 il re di Francia aveva condotto una vittoriosa campagna contro i nobili guasconi, alleati degli inglesi. Uscendone vincitore, aveva obbligato il re inglese a tributargli gli onori feudali e assegnato terre ai propri alleati in quelle regioni a scapito dei feudatari alleati degli inglesi. Quando però nel 1328 il re di Francia morì, non aveva alcun erede maschio a cui lasciare il regno e si procedette in virtù della legge salica ad individuare il successore al trono. Gli eredi possibili furono due, il cugino di Carlo, cioè Filippo di Valois, e il nipote, ovvero Edoardo III, re d'Inghilterra e figlio di Isabella, sorella di Carlo. Questa ambiguità si rivelò estremamente pericolosa, poiché ovviamente i grandi feudatari francesi non desideravano essere governati da un re inglese e appoggiarono apertamente la candidatura di Filippo, che poté quindi essere incoronato re a scapito delle pretese di Edoardo III. Durante i primi anni del suo regno Filippo perpetrò gli espropri di terre in Guascogna, intervenne a sedare una rivolta scoppiata nelle Fiandre e si alleò con la Scozia in chiave anti-inglese. Aggrappandosi però alla legge salica, il re inglese ottenne il casus belli che cercava per aprire le ostilità contro il regno di Francia. Era iniziata la guerra dei Cent'anni. Il re inglese organizzò una spedizione in territorio francese. Il suo piano era di devastare il territorio nemico al fine di forzare la mano al re di Francia perché lo accettasse come vero re di Francia e smettesse l'esproprio di terre in Guascogna degli alleati inglesi. Il re di Francia, confidando nelle scarse risorse economiche del rivale, lasciò scorazzare le bande inglesi finché a corto di soldi Edoardo dovette tornare in Inghilterra per chiedere i fondi necessari alla campagna al Parlamento inglese. Ottenuti i fondi, Edoardo si trovava di fronte al problema dell'attraversamento della Manica, che era all'epoca presidiata dalla flotta francese. Edoardo si risolse ad accettare lo scontro che avvenne presso Sluis nel 1340, scontro in cui gli inglesi sbaragliarono la flotta rivale. Le operazioni proseguirono su suolo francese ed entrambi gli schieramenti versavano ormai in difficoltà finanziarie enormi, non riuscendo a tener fede alle promesse fatte ai propri creditori. Tra quelli del re d'Inghilterra che dichiararono bancarotta si annoverano anche i fiorentini Bardi e Peruzzi. Le ostilità cessarono con la tregua di Malestroit nel 1343, in cui gli inglesi ottennero per i duchi a loro alleati i territori della Bretagna. Il re francese però, una volta che l'esercito inglese fu tornato in Inghilterra, giustiziò 15 lord bretoni alleati degli inglesi. La cosa non poteva che riaprire le ostilità col vicino regno inglese. Nel 1346 re Edoardo si sentiva pronto per l'invasione e il 12 luglio sbarcò in Normandia. Il 26 dello stesso mese assaltò con successo il paese di Caen, nel nord della Francia, ma fu tallonato dall'esercito francese mentre si dirigeva verso le Fiandre per ricongiungersi coi propri alleati. L'esercito inglese, stanco per le lunghe marce, decise di affrontare gli inseguitori presso Créchy il 26 agosto del 1346. L'esercito inglese era composto da 4.000 cavalieri, 5.000 lancieri e 7.000 arcieri con arco lungo e 5 cannoni. Gli arcieri erano il fiore all'occhiello dell'esercito inglese. I civili che potevano permettersi un arco erano invitati ad esercitarsi settimanalmente dal re e in caso di guerra venivano reclutati con una paga superiore a quella dei fanti. Questi arcieri costituivano una forza molto efficiente e potente. Essi potevano infatti scoccare dalle 10 alle 12 frecce al minuto ed erano dotati di una precisione ed un'esperienza uniche nell'Europa dell'epoca. I francesi d'altro canto potevano schierare 6.000 balestrieri, 12.000 cavalieri e circa 20.000 fanti. L'esercito francese non era molto cambiato dall'epoca della battaglia di Courtrai
e vedeva nella cavalleria pesante feudale l'arma su cui il sovrano faceva più affidamento. I nobili di Francia sin dalla più tenera età si esercitavano nell'arte della guerra a cavallo, tirando di spada e lancia e vestendo pesanti corazze. Va sottolineato come i balestrieri francesi fossero in realtà mercenari genovesi, uno dei reparti migliori del Medioevo. Le loro balestre lanciavano dardi che, a differenza degli archi lunghi inglesi, potevano colpire i nemici solo attraverso un tiro diretto, senza poter sfruttare perciò l'arco parabolico delle frecce inglesi. Avevano inoltre una cadenza di tiro di circa 6 dardi al minuto. Tuttavia, se utilizzati contro cavalieri corazzati, potevano penetrarne le corazze, divenendo una delle armi più temibili del Medioevo. La ricarica della balestra tuttavia esponeva i balestrieri al tiro nemico. Per questo ogni balestriere era accompagnato da uno scudiero che riparava il soldato dietro un grande scudo detto palvese durante tale operazione. Il re inglese dispose l'esercito in 3 formazioni dette battaglie, ordinando ai propri cavalieri di smontare da cavallo e schierarsi al centro ed ai picchieri di posizionarsi dietro agli arcieri nelle ali dell'esercito. Questa formazione, ben sperimentata durante le guerre scozzesi, permetteva agli arcieri di sfruttare il tiro incrociato nei confronti degli avversari, che, come prevedibilmente avrebbero fatto i francesi, avessero voluto caricare il centro dello schieramento inglese. Il re inoltre, prevedendo gli avvenimenti, fece scavare fossati ed alzare palizzate davanti al proprio esercito per intralciare l'avanzata degli avversari. Al comando dell'ala destra il re inglese pose suo figlio, Edoardo di Woodstock, detto il Principe Nero. L'esercito era schierato su un terreno collinare facilmente difendibile tra le cittadine di Créchy e Vadicourt. L'organizzazione francese fu più problematica. Il re francese infatti non riuscì a coordinare bene le operazioni del suo esercito, che arrivò alla battaglia disorganizzato ed esausto dalla lunga marcia della giornata. Avvistato l'esercito inglese in assetto da guerra, il re francese ordinò ai balestrieri di ingaggiare il nemico. Questo è uno dei tipici esempi di utilizzo improprio di un reparto, che pure poteva essere essenziale per la vittoria dell'esercito francese, in quanto l'unico in grado di fronteggiare efficacemente gli arcieri inglesi. I balestrieri genovesi infatti non avevano ancora ricevuto i loro preziosi scudi palvesi e non avevano potuto, a differenza degli arcieri inglesi, riparare le corde delle loro balestre durante l'acquazzone precedente alla battaglia. Il capitano dei balestrieri naturalmente manifestò i propri dubbi al re, ma Filippo non volle sapere ragioni ed ordinò lo stesso l'assalto. I balestrieri furono quindi decimati dagli arcieri inglesi e ben presto il loro capitano ne ordinò la ritirata. Vedendo i balestrieri ritirarsi, il re francese li tacciò di codardia e inviò i cavalieri francesi alla carica delle linee inglesi, incurante della possibilità di travolgere i genovesi, cosa che puntualmente successe causando ulteriori perdite tra di loro. La carica dei cavalieri purtroppo risultò un completo fallimento, dovendo essi caricare su un terreno in salita e dovendo oltrepassare i numerosi ostacoli predisposti dal re inglese, i cavalieri finirono per essere facili bersagli degli arcieri inglesi prima e dei picchieri poi. Fu calcolato che durante lo scontro furono scagliate circa 500.000 frecce. L'esito della battaglia fu una strage per i francesi, che continuarono testardamente fino a notte a caricare le linee nemiche e a morire sul campo, finché a tarda sera Filippo ordinò la ritirata generale. In questa battaglia gli inglesi persero dai 200 ai 300 soldati, mentre i francesi lasciarono sul campo dai 1500 ai 4000 cavalieri. Sono imprecisate le perdite tra i fanti e i balestrieri. Dopo la battaglia il re inglese conquistò Calais e ottenne pochi anni dopo con il Trattato di Bretigny, nel 1360, l'intera Francia sud-occidentale, rinunciando però alla successione al Regno di Francia. Era finita la fase detta edoardiana della Guerra dei Cent'anni, che imperversò però sul continente per ancora molti anni.